Al Salone dei Pagamenti 2018, Keylinks, una startup italiana, ha presentato la sua piattaforma di riconciliazione dei pagamenti basata su analisi semantica. Come funziona e a quali bisogni va incontro? Direi innanzitutto che diversamente dalle aziende che sono presenti al Salone dei Pagamenti, che sono concentrate sul pagamento in sé, quindi su forme innovative di pagamento, noi ci medesimiamo in quelle aziende che sono dall'altra parte del filo, cioè in quelle aziende che ricevono i pagamenti. Queste aziende spesso si trovano a dover gestire delle problematiche, direi, indesiderate, soprattutto per quanto riguarda la gestione di pagamenti non strutturati. Ci riferiamo ai bonifici, ai bollettini scritti a penna, per intenderci, che talvolta nascono per i disguidi effettivi. Basta pensare a un SDD, un debito diretto sul conto, che è saltato per un insoluto tecnico, oppure un bollettino premarcato, che è una forma che di solito si riconcilia senza alcun problema, che si è smarrito, oppure c'è bisogno di integrare l'importo con una mora, allora si ricorre al bollettino scritto a penna. Tutte queste forme di pagamento, una volta che arrivano dal ricevente, creano operosità che vanno gestite spesso e volentieri manualmente, perché non esistono dei tool che sono in grado di arrivare a un livello di precisione per poter aggredire in modo consistente la massa di pagamenti in ingresso. La nostra piattaforma è preposta, è stata studiata, progettata proprio per risolvere in automatico questo tipo di riconciliazione dei pagamenti non strutturati, tale per cui andiamo a effettuare un'analisi semantica della descrizione del pagamento, sia essa contenuta in un bonifico piuttosto che in un bollettino manoscritto. Questa analisi semantica viene fatta emulando quello che può essere il ragionamento di una persona, di modo che si riesca a capire in modo preciso chi stia pagando e cosa stia pagando. Quali volumi possono essere aggrediti da questa soluzione? Per dare un esempio molto concreto, basta pensare che a livello statistico nazionale dal 2 al 4% dei bollettini premarcati si trasformano in bollettini scritti a penna, per cui se ci riferiamo per un momento ad aziende utilities, acqua, luce e gas, che hanno centinaia di migliaia o milioni di clienti, un 2-4% è veramente un qualcosa di significativo che richiede tempi e costi per poterlo gestire, sia internamente oppure anche dandolo all'esterno in società di outsourcing specializzate in questo settore. Quando siete partiti e a chi vi rivolgete? Noi siamo partiti da qualche anno, è un progetto che è nato presso la società Work Group Consulting di Milano, la quale ha deciso di veicolare la soluzione che ormai ha una serie di referenze significative, ha deciso di veicolarla con una startup innovativa, la Keylinks, che appunto rappresento, e venendo alle tipologie di aziende, si tratta di aziende che hanno il credito caratterizzato da grossi volumi di transazioni di pagamento in ingresso. Quindi abbiamo già citato l'esempio delle utilities per quanto riguarda la problematica dei bollettini manoscritti, ma se pensiamo ad aziende come le banche stesse, che devono gestire nel mondo dell'anticipo su fatture milioni di pagamenti annuali, per i quali devono capire se ogni singolo bonifico va a pagare una fattura anticipata, la nostra soluzione ben si sposa con questo tipo di problematica, oppure società di factoring o ancora aziende del settore industriale che per abitudini consolidate nel tempo con i propri clienti vanno a essere pagate col bonifico, che per la sua natura è proprio destrutturato, e nel caso anche queste aziende abbiano decine di migliaia o centinaia di migliaia di bonifici, noi siamo la soluzione sicuramente efficiente per creare efficienza.